Molto bene, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. È la prima volta che inizio un video dal furgone. Poi tranquilli, ho la cintura, sto guardando la strada, però mi sono reso conto che ho un sacco di video in cantiere e non riesco magari a pubblicarli perché mi manca la parte dove registro l'introduzione, le conclusioni finali, eccetera. Adesso voglio provare a registrare qualche clip mentre guido, perché altrimenti è tempo che dedicherei a ciacerare al telefono magari del nulla. Invece potrebbe essere un tempo produttivo. Inizieremo a registrare un po' di clip qua dal furgone. Adesso oggi è la prima prova che faccio e non ho preso i microfoni. Sicuramente non mi sentite benissimo, sicuramente sentite un po' vattato i rumori eccetera, scusate, però è una prova. Magari i prossimi li faccio col microfono, anche perché avevo intenzione di registrare qualche clip, qualche short, qualche video da mettere come podcast dove faccio una chiacchierata su qualche argomento. Non lo faccio mai, me l'avete chiesto un sacco di volte, magari di parlare di qualcosa così che può essere però utile per molti, quindi potrebbe essere che facciamo qualche prova a girare qualcosa del genere. Io non amo gli short proprio per nulla, ne faccio pochissimi, preferisco registrare un video così in orizzontale, lo carico lungo quanto voglio, perché magari può essere una chiacchierata, un discorso interessante. Lunedì 24 febbraio, sono adesso le 7:50, ho appena portato mio figlio a scuola, devo andare a fare un paio di commissioni e poi vi porto nuovamente con me nel garage, perché c'è un nuovo episodio di come lo sto allestendo, di come lo sto farcendo di roba che serve, e come ben sapete lì non ho nessun servizio, acqua, luce, niente, quindi il discorso elettrico, fotovoltaico, batterie, power station eccetera l'abbiamo già affrontato. Se non avete visto i video guardateli, perché soprattutto quello dove metto i tubi è molto bello, molto utile per chi vuole imparare un po' di queste nozioni. Oggi vi porto a vedere cosa ho combinato per la parte idraulica dell'acqua. So già che riceverò un sacco di critiche per il lavoro che ho fatto, è un po' un lavoro fatto da una persona che non è del mestiere, che si improvvisa, un po' come fate voi quando vi improvvisate nella roba elettrica. Sicuramente ho sbagliato qualcosa, c'era qualcosa che potevo fare meglio, però per quello di cui ho bisogno io funziona anche benissimo. E poi c'è da dire che quando si gioca con la corrente, magari con la bassa tensione, che è ancora più pericolosa per assurdo del 230 volt, si possono fare danni e può essere pericoloso. Diciamo che giocare con l'acqua, a farlo pericoloso bisogna già impegnarsi. O stai costruendo una diga e lo fai male, oppure, per farvi vedere quello che ho fatto io, di pericoloso non è che può esserci chissà cosa. Allora vi porto nel garage e vi faccio vedere che cosa mi sono inventato per avere l'acqua, che fondamentalmente serve solo per lavarmi le mani a fine lavoro o per sciacquare qualche pezzo eccetera, niente di particolare. Vi faccio vedere un attimo cosa ho combinato e poi ci vediamo a fine video. Questo è il lavello in plastica tassellato a parete. Ho dovuto fare una modifica, un foro in più. Qui sotto c'è un distanziale di spugna che lo tiene su, perché la sua staffetta di plastica non era un granché. Poi vero sifone flessibile collegato alla piletta che va nello scarico. Lo scarico che cos'è? È un 32 realizzato con parti a innesto, due collarini per farlo stare fermo, va via, fa la curva, tiene la pendenza e va a finire in un tombino che di culo ho trovato. È un passaggio di non so quali acque. Scarica lì dentro. Chiaramente ho dovuto fare un taglio molto preciso. Il pezzo dà fastidio nel passaggio, sì. Adesso non so se il mio fabbro si ricorderà mai di farmi una copertura come gli avevo chiesto, ma per il momento basta fare attenzione. Anche qui c'è un collare per tenerlo fermo e tenerlo in pendenza. Alla peggio mi inciampo e mi vado ad ammazzare, ma lui da lì non si muove. Chiaramente il sifone funziona, quindi rimane pieno, non fa venire su odori e nient'altro, e questo è quello che riguarda il lavandino. Poi rubinetto da mezzo pollice normale con portagomma con dentro il rompigetto per avere una discesa normale, una semplice curva a 90 da mezzo pollice femmina a femmina, un tronchetto, li trovate già fatti anche nei centri commerciali, un collare. Io ho dato giusto un pelo di pendenza per far cadere l'acqua a cascata, perché l'acqua arriva tramite un altro gomito e una riduzione dentro una tanica banalissima. Tanica da 10 litri che tengo sempre abbastanza piena. Quando la riempio ogni tanto un goccino da mucchina giusto per abbassare la carica batterica.
tanica che rimane qui da questa parte, e da questa parte abbiamo anche il sistema di carica, perché chiaramente arrivare con un'altra tanica, visto che lei da lì non si muove, girarla là sopra, un imbuto eccetera, era un casino, comunque anche uno sforzo, io ormai c'ho una certa. Allora ho preso questa, che è una specie di pompa da travaso azionata da trapano. Le fascette non me le criticate, ma quelle metalliche non le avevo. È anche vero che il tubo si incastra perfettamente e con la pressione che c'è non è mai uscita acqua. Non è vero, perché poi usandolo mi sono accorto che qualche goccina la faceva, e allora 2 belle fascette in inox. Cosa succede? Questa pompa azionata da un trapano mi ricarica la tanica quando sta andando giù di livello e pesca acqua da questo tubo. Questo tubo dove va? Appendo un'altra tanica che vado a riempire alle fontane, a casa o dove capita. Quando quella principale sta scendendo, la apro, metto dentro il tubo fino al fondo della tanica e poi con un trapano anche a batteria riesco a fare il pompaggio, e adesso vi faccio vedere. Trapano montato sul mandrino, basta semplicemente farlo girare alla velocità 2. Tempo che svuota la bolla d'aria, inizia a pescare acqua e a travasarla da una tanica all'altra senza nessunissimo sforzo, e lo sto facendo con un trapano banalissimo della Lidl. Vedete che sale. Chiaramente poi mi devo fermare, lui fa lo scarico dell'acqua in eccesso nel tubo, se non riesce a farlo tutto basta alzarlo, fargli prendere aria, il tubo si svuota anche dall'altra parte per una questione di vasi comunicanti, lui rimane pieno dentro la pompa e nulla di più. In questo modo ho svuotato il tubo, posso tirar via la tanica che non serve. Quindi il tubo lo lasciamo qua a penzoloni, sì, al limite fa qualche goccina, ma non è un problema. Chiudo la tanica da portare via, che è di nuovo da riempire, così la prossima volta che torno, se ho finito la tanica di ricarica, torno con una piena e ho sempre pronta una situazione con 10 litri d'acqua. Anche nel peggiore dei casi, dove la finisco tutta, riesco comunque ad avere una riserva che mi consente di fare qualsiasi cosa. Questo è un bell'oggettino, tutto in ottone, tutto in ferro, made in Italy, non è come quelle delle balle cinesi che le usate 2 volte e si spaccano, quindi consigliato. Ovviamente di tutta sta roba, se vi può servire, vi lascio il link in descrizione, e ho risolto il problema dell'acqua nel garage. Qui c'è il dispenser della pasta lavamani all'arancio, spruzzatina, poi con molta parsimonia si fa scendere un pochettino di acqua, non molta perché le riserve sono quelle che sono, si chiude, ci si lava le mani con la pasta che è anche abbastanza gradevole, pochissima acqua, quindi proprio un goccio d'acqua e un po' di pasta, riapro, una sciacquatina con un filo d'acqua giusto per togliere il grosso, scrollatina, uno strappo di carta, sempre perché bisogna avere molta parsimonia. Non uso lo strappacarta perché poi non la fa scorrere, di solito lo tengo su e si strappa a mano, quindi con un solo pezzo di carta ci asciughiamo le mani. Questo perché siamo poveri come la merda, bisogna ottimizzare il tutto. D'altronde, se lo sfruttate bene, vi garantisco che un solo pezzo di carta basta per asciugare 2 mani bagnate. Lui è bello zuppo, le mani sono asciutte. Chiaramente carta nel bidone, stessa parete dove c'è il sistema dell'acqua e lo stappabottiglie Corona, nonché le foto di quando eravamo giovani, belli e di buona compagnia. Bene, questo è il sistema che mi sono studiato. Inizialmente non avevo la pompa del travaso, dovevo farlo con 2 taniche ed era una roba scomodissima. Quelli che sono venuti nel garage, che l'hanno visto, magari idraulici, mi hanno detto ma guarda che con l'acqua così però rischi che poi fa la legionella, batteri eccetera. Io metto un mezzo tappo di ammuchina ogni volta che la riempio, è più o meno la stessa tecnica che usano nell'acqua del camper. Sicuramente non è la soluzione di tutti i problemi batteriologici, però sempre meglio che lasciare l'acqua lì senza nulla. Poi c'è anche da dire che la tanica è piccola, acqua ne va parecchia e la carico sovente, quindi non è che sta lì 6 mesi piena, qualche giorno, massimo un paio di settimane e comunque l'acqua viene cambiata. Quel sistema della pompa era migliorabile, però quando faccio i lavori lì per me sono sempre lavori che faccio un po' di fretta, magari quando ho la mezz'ora libera, non è che posso soffermarmi a fare i dettagli eccetera. Poi il locale non è neanche mio, fosse stato di proprietà
sarebbe cambiata un sacco di roba. È in affitto, non è che posso stare a fare impianti e spendere chissà cosa, no? In questo modo ho risolto il problema della mancanza dell'acqua, io sono un uomo felice, ditemi cosa ne pensate, magari vi ho dato uno spunto per farlo anche nel vostro garage. La spesa è veramente irrisoria, a parte la pompa che costicchia ma è di qualità, ma non è detto che vi serva. Per il resto sono 4 tubi a innesto, 10 euro di tanica, insomma niente di particolarmente dispendioso, però risolviamo un problema, perché la mancanza dell'acqua è veramente scomodo, ok? Perché sì, le salviette, la pasta lavamani a secco, tutto quello che volete, però avere un cacchio di lavandino che può servire a fare determinate cose, insomma, è sempre meglio, no? Se vi è piaciuto il video un bel like, io sono arrivato a destinazione perché bisogna anche lavorare. Noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta del giovedì sera. Se passate in negozio c'è sempre un caffè che vi aspetta. Ora sono fermo, vi ringrazio, ci vediamo alla prossima. Ciao da Massi Dattoli.